Saluti Marmaia, bentornati nella baia. Il vostro capitano Ben oggi vi racconta Mannequin, un gioco in realtà virtuale sviluppato da Fast Travel Games che gioco dopo gioco si afferma come uno dei migliori sviluppatori del settore. Mannequin è un multiplayer asincrono in cui una squadra formata da due agenti armati di rilevatore e arma EMP devono dare la caccia ad un'altra squadra di 3 alieni mutaforma che si potranno mimetizzare all'interno di un'area di gioco disseminata con decine e decine di manichini. Se come me a un primo impatto non state dando molto credito a questo gioco pensando che si tratti di un'esperienza banale e simile a tante altre, salite a bordo e seguitemi fino alla fine del viaggio perché difficilmente un gioco è in grado di farmi cambiare la valutazione. E Mannequin ci è riuscito. Partiamo subito, ma prima disattivate l'adblock e ricaricate la pagina. Fatto ciò, possiamo salpare. Mannequin al momento è disponibile soltanto su Visory Quest e in accesso anticipato e devo dire che non dà né l'impressione di essere un gioco incompleto e né che gli sviluppatori si siano voluti trattenere dal punto di vista tecnico per consentire che girasse in maniera fluida su Quest. Fluido, nonostante la grafica sia al di sopra rispetto alla media dei giochi standalone, con ottimi effetti grafici, di luce. Beh, certo, le partite si svolgono all'interno di ambienti piuttosto limitati, quindi la profondità di campo non è un problema. E penso che soprattutto per questo motivo è stato possibile offrire qualche cosa in più dal punto di vista estetico. E parliamo di una versione standalone, quindi immagino che la versione PC che arriverà più avanti sia ancora più ricca. Al momento c'è un numero ristretto di mappe, ognuna di esse è un ambiente diverso. Ci troveremo a giocare all'interno di un laboratorio oppure quello che sembra un tempio egizio e altri pochi ambienti però ben realizzati, sia dal punto di vista estetico, ricchi di dettagli, ma anche dal punto di vista della planimetria. Le mappe infatti si articolano in diversi corridoi, passaggi e anche su più piani. Ma in poche parole, cos'è Mannequin e cosa bisogna fare? Come già anticipato ci sono due squadre, una composta da un massimo di 2 agenti, l'altra composta da un massimo di 3 alieni. Gli agenti dispongono di uno strumento che funge sia da rilevatore che arma EMP, grazie alla quale possono identificare e neutralizzare gli avversari. Lo strumento inoltre, quando è utilizzato in modalità radar, è in grado di lanciare una sola sonda che rileva il passaggio dei nemici all'interno di un'area piuttosto estesa, mentre quando è utilizzato come arma è in grado di neutralizzare il nemico a primo colpo. I giocatori colpiti da questa arma resteranno immobili per un brevissimo periodo nel quale potranno essere rianimati dai compagni, altrimenti resteranno fuori dalla partita fino alla fine del match. E questa condizione vale anche per gli agenti. Dall'inizio della partita, dopo 2 minuti, scatterà un vantaggio per gli agenti, i quali infatti, qualora gli alieni non dovessero catturare entro questi 2 minuti uno dei 3 punti, avranno la possibilità di rilevare anche a distanza utilizzando il radar. Mentre qualora gli alieni dovessero catturare un punto entro 2 minuti, scatteranno altri 2 minuti di tempo, nei quali non potranno essere rilevati a distanza, ma solo utilizzando il radar e solo nelle vicinanze. I punti da catturare inoltre sono un punto di ricarica per le armi degli agenti, quindi qualora gli alieni dovessero catturare tutti e 3 i punti, esaurite le munizioni, gli agenti si ritroverebbero disarmati e quindi alla mercé degli avversari. La condizione di vittoria per gli agenti è l'eliminazione di tutti e 3 i giocatori dell'altra squadra. Se ciò non avviene entro il tempo limite, si verifica un pareggio. Qual è invece il compito degli alieni? All'interno della mappa ci sono 3 punti da catturare. Gli alieni devono avvicinarsi a questi punti e rimanere in contatto con il nucleo fino alla fine della cattura. Catturando un punto, gli alieni estendono il tempo all'interno del quale non possono essere rilevati da lontano, mentre catturandone 2 ottengono un vantaggio tattico, ossia poter vedere la posizione degli avversari in qualunque punto della mappa, ma solo quando assumono la forma manichino. Questa forma serve per diversi scopi: mimetizzarsi all'interno della mappa disseminata con decine di altri manichini per non farsi trovare dai nemici e inoltre prepararsi a un attacco. Dalla forma manichino infatti è possibile eseguire uno scatto verso l'avversario per toccarlo e neutralizzarlo. In ogni caso per gli alieni basterà quindi solo un tocco sull'avversario per congelarlo, il quale rimarrà per qualche secondo in questa
condizione e potrà essere rianimato dai compagni di squadra. Catturare tutti e 3 punti per gli alieni significa praticamente vincere la partita, a meno che gli agenti non riescano ad eliminarli tutti prima di esaurire le munizioni. Poche meccaniche, ma ben studiate. Gente, è in pratica il classico gioco che facevamo da bambini quando ci si rincorreva per strada e bastava un tocco per catturare gli altri bambini. Non ci sono abilità speciali da attivare oppure cose complicate da fare per vincere la partita. Semplicemente una squadra deve toccare l'altra prima dello scadere del tempo e sfruttando anche quei piccoli vantaggi che derivano dai punti di cattura. E non è detto che sfruttando questi vantaggi si avrà sicuramente la meglio. Lo sanno bene Trinità, Nadrebo, Marzio e Alessio, che ancora mi dicono di avere gli incubi di quell'alieno che anche da solo in inferiorità numerica è riuscito più volte a vincere la partita dando loro la caccia e a volte facendoli anche cagare sotto. E qui arrivo al momento più importante di questa recensione, le mie considerazioni personali. Se non l'avessi giocato con persone che conosco sicuramente non mi sarei divertito così tanto, e considerate che la parte più divertente è stata nella lobby, dove ci siamo divertiti ad assumere le posizioni più strane e a creare inquietanti opere d'arte, e se andate a vedere infatti i gameplay di Nadrebo e Trinità ne vedrete sicuramente di assurde ed esilaranti. Abbiamo passato, direi, i primi 40 minuti buoni nella lobby a lacrimare letteralmente dentro i visori per le risate, cosa che difficilmente nei giochi multiplayer mi capita. Sul gioco, invece, è ben realizzato. Non sarà sicuramente il gioco dell'anno oppure una delle migliori esperienze in VR che abbiate mai fatto. Però, nonostante sia in early access, gli sviluppatori ancora una volta hanno dimostrato di sapere quello che fanno e il prodotto è già buono così. Non sono riuscito a capire se ci sia una squadra più avvantaggiata rispetto all'altra, perché non mi è risultato particolarmente difficile raggiungere la condizione di vittoria sia giocando come alieno sia come agente. Quindi non ho avuto l'impressione che una classe sia migliore dell'altra, a patto di avere il compagno giusto. Ecco perché secondo me questo gioco non è fatto per essere giocato con giocatori casuali, ma con persone che conoscete, un gruppo di amici. Soprattutto rende meglio se giocato con una stanza completa con 5 giocatori. Lo rigiocherò? Sicuramente sì, perché mi sono divertito veramente tantissimo e trovo che le meccaniche di questo gioco, per quanto più limitate e ridotte rispetto ad altri giochi del genere, comunque lo trovo più bilanciato. Ci sono alcune cose da sistemare? Sicuramente sì. Per esempio, il giocatore che non viene rianimato dai compagni, dopo che muore, può liberamente girare per la mappa, vedere la posizione costantemente dei nemici e continuare a comunicare con la sua squadra. Questo vale per entrambe le classi, ma è un vantaggio enorme. Tanto che durante le numerose partite che abbiamo fatto con i ragazzi non ci siamo mai rianimati, perché è meglio avere il supporto di un fantasma che può andare ovunque e vedere tutto e intanto comunicare con la squadra. E sinceramente devo dire che questa è l'unica cosa che cambierei. Secondo me il giocatore che non viene rianimato dovrebbe rimanere sul posto e non poter comunicare con la squadra. Al massimo, per non annoiarsi mentre gli altri giocano, potrebbe andarsene in giro tranquillamente per la mappa, ma dovendo rispettare corridoi, muri, porte e non potendo andarsene in giro liberamente attraversando qualsiasi cosa, e addirittura potendo interagire per esempio con gli interruttori delle porte e con gli ascensori, e dovrebbe poter vedere i nemici solo quando entrano nel campo visivo dei suoi compagni. Questo renderebbe sicuramente il livello di sfida maggiore e il raggiungimento delle condizioni di vittoria molto più arduo. Mannequin si merita un bel 7.4 e se siete amanti dei multiplayer social ve ne consiglio calorosamente l'acquisto, e potete farlo al 25% di sconto utilizzando il mio referral link che trovate nel primo commento. Bene, ammainiamo le vele perché siamo giunti alla fine di questo viaggio e vi ringrazio per non aver abbandonato la nave prima di arrivare alla fine. Lasciate qualche doblone nel forziere della baia utilizzando il tasto super grazie sotto al video. Mettete un like, commentate, iscrivetevi al canale attivando tutte le notifiche per rimanere aggiornati sui nuovi contenuti. Dal vostro capitano Ben è tutto, vi aspetto nella baia. Un saluto marmaglia. Ho ho!